chi non è mai capitato di forare una gomma? Se siete in macchina non è un grossissimo problema, è sufficiente montare la ruota di scorta. Il problema è che le moto, come sapete, non hanno la ruota di scorta e quindi se forate dovete trovare il modo di riparare appunto la gomma che avete su. Mi trovo all'officina B&W, siamo a brevissima distanza dallo showroom Oram. L'officina B&W è un'officina che da anni collabora appunto con il gruppo Oram SRL e che apprezziamo veramente tanto per la professionalità e appunto la cortesia con cui serve i nostri clienti. È proprio per questo che siamo venuti qua da Luca, appunto, che lavora all'officina B&W, per chiedergli un consiglio, anzi per chiedere di insegnarci come fare ad agire in caso di foratura. Luca, io sono un motociclista previdente, quindi ho portato con me, come faccio sempre nel mio bauletto, un kit riparagomme della Givi, kit che permette di riparare pneumatici tubeless, quindi senza camera d'aria. Il problema è che non lo so utilizzare, quindi ti chiedo subito, puoi intanto spiegarmi cosa c'è dentro questo kit e soprattutto come andare a utilizzarlo? Certo. Allora, all'interno del kit troverete il mastice per tappare la falla e lo strumento per la pulizia del foro, la colla che va data sul mastice, le varie bombolette, che ce ne sono 3, per andare a rigonfiare una volta installato il mastice, il pneumatico, un taglierino che serve appunto per andare a tagliare il mastice che esce dal pneumatico in eccesso in modo da renderlo più omogeneo possibile. Perfetto, abbiamo visto qual è il contenuto della confezione, ora viene la parte diciamo più difficile, cioè come andiamo ad agire. Qui vediamo il nostro pneumatico con una fantastica vite conficcata nel centro, si sta lentamente sgonfiando, noi siamo fermi al lato della strada. Cosa dobbiamo fare? Quando capita di forare, la prima cosa da fare è andare a cercare il problema, in questo caso una vite. La si va ad estrarre, una volta estratta si va a pulire il foro d'ingresso per facilitare l'ingresso successivo del mastice. Una volta pulito si va a prendere un altro strumento apposito dove si andrà a inserire in questo strumento una stringa di mastice che verrà ricoperto con della colla che verrà sempre fornita nel kit di riparazione. Una volta inserito nello strumento, lo strumento si andrà ad infilare con tutto il mastice e la colla all'interno del foro fino a 2/3 della sua lunghezza. Una volta inserito andrà estratto con un movimento secco in modo tale che fuoriesca solo lo strumento e il mastice rimanga all'interno del foro. Quando abbiamo fatto questa operazione qua possiamo con le bombolette fornite gonfiare il pneumatico, quindi sono bombolette a CO2 ad aria compressa per quel che serve ad arrivare a un gommista o per finire il viaggio. Fatto questo, quando è gonfiata la gomma possiamo andare a tagliare con un taglierino apposito il restante del mastice che fuoriesce dal copertone. Perfetto Luca, grazie mille, abbiamo visto che la nostra gomma è stata riparata e mi dicevi che è consigliabile comunque visitare un gommista o un meccanico che permette di gonfiare la gomma alla pressione ottimale, perché ovviamente non avendo un manometro non possiamo sapere come abbiamo gonfiato la gomma e le bombolette di CO2 ci servono a raggiungere appunto una pressione che ci permette comunque di girare a bassa velocità per andare poi a raggiungere un gommista. Ricordiamo anche di tenere sempre l'imbottitura di neoprene intorno alla valvola che ovviamente raffredda molto. Ho un'altra domanda per te. Abbiamo visto Luca questo sistema che però serve a intervenire quando il danno è già stato fatto, quindi ahimè abbiamo già preso il chiodo e abbiamo comunque dovuto fermarci. Abbiamo qui un prodotto che è AirStop che viene venduto per prevenire la foratura, quindi per fare in modo che il pneumatico non si possa forare, è corretto? È corretto. Questo prodotto una volta acquistato vi recate dal gommista, quando si cambiano le gomme conviene farlo, così lo fa direttamente una persona specializzata, lo andrà a versare con un apposito strumento fornito nel kit all'interno della gomma. Nel caso forate, questo prodotto andrà automaticamente a tappare la falla che viene sul pneumatico. Bene Luca, quindi siamo andati a inserire AirStop, anzi sei andato a inserire AirStop in questa gomma che abbiamo gonfiato a 3 bar, quindi simulando una pressione di utilizzo. Se come dici dovrebbe prevenire le forature, adesso andiamo a bucare, dovrebbe rimanere gonfia. Ecco qua, andiamo a togliere la nostra vite. Il prodotto ovviamente agisce grazie al rotolamento del pneumatico, quindi è il fatto che la moto continui ad andare che permette di distribuire il prodotto continuamente lungo la superficie. È quindi consigliabile, noi abbiamo provato subito appunto dopo aver fatto girare poco la gomma, ma più ovviamente andiamo a girare con la gomma e più saremo sicuri che il prodotto si distribuirà omogeneamente. Come vedete si può notare al limite una impercettibile perdita d'aria
nel momento in cui noi andiamo a togliere il chiodo, il corpo estraneo, ma è una perdita che si ferma istantaneamente. Quindi adesso vedete la ruota è rimasta gonfia, potete vedere la pressione che è rimasta sui 3 bar. E quindi questo ci permette di continuare la nostra corsa, ovviamente dopo aver rimosso il chiodo, senza aver appunto avuto bisogno di fermarci o senza aver perso pressione nella nostra gomma. Non dobbiamo neanche passare dal gommista. Ovviamente non possiamo fare altro che ricordare ai nostri amici di YouTube che i 2 prodotti che abbiamo visto, quindi il kit riparazione tubeless di Givi e l'Air Stop, sono disponibili sia nel nostro showroom di Modena, via Emilia 935, a pochi metri dall'officina appunto B&W, sia su www.oramonline.it nella sezione shop. Ti ringraziamo Luca, speriamo che i nostri clienti e i vostri clienti si ricordino di premunirsi di uno dei 2 quantomeno. Ricordiamogli che se avessero intenzione di montare Air Stop possono ovviamente rivolgersi a voi, come anche per Showroom Tagliando. Ci sentiamo veramente di consigliare la vostra officina perché da sempre ci siamo trovati benissimo. Ti ringraziamo e vi diamo appuntamento appunto a venirci a trovare nel nostro showroom. Grazie.